e bentornati sul canale. Anche quest'oggi finalmente, dopo questa lunga attesa dovuta ai soliti ritardi nelle spedizioni, perlomeno per quanto mi riguarda, continuiamo la build up dedicata al Mazinger Z Hachette. Allora, come tutti voi sapete sicuramente, chi segue questa build up, grandi novità all'orizzonte, come avrete sicuramente visto sui vari social e anche su tutti i vari profili Instagram, Twitter, sia miei sia degli altri amici che si occupano dell'argomento. La Hachette Japan ha in programma di lanciare alla fine della collezione del Mazinger Z, perlomeno questi sono i piani per la divisione giapponese, il grande Mazinga, sempre Hachette, progettato dallo stesso team di sviluppo, la Aniva Studios, che ha progettato anche questo modello dello Z, e quindi i nostri amici in Giappone si preparano a una nuova build up che è il naturale proseguo di questa che stiamo svolgendo anche noi e che speriamo tutti possa arrivare anche qui da noi in Italia. Però per questo motivo sul gruppo Facebook abbiamo intrapreso un'iniziativa di borbandare amichevolmente la Hachette Fascicoli, che è responsabile per l'Italia della distribuzione dei prodotti Hachette, la nostra volontà di avere la collezione anche qui da noi. Speriamo che Hachette Fascicoli ci ascolti e che ci proponga anche qui questo naturale proseguo appunto del Mazinger Z, che poi speriamo possa avere un'ulteriore evoluzione futura con il Grandizer, quello che da noi conosciamo tutti come l'amatissimo Goldrake, che fatto in una versione così grande, metallica e soprattutto quasi in scala, con gli altri due robot che sta proponendo Hachette, farebbe sicuramente, come si dice qui da noi, il botto, ovvero venderebbe tantissimo, perché senza ombra di essere smentito possiamo sicuramente affermare che Goldrake è il robottone più amato in Italia in assoluto, e forse anche in Europa e in Arabia, perché come sapete anche nei Emirati Arabi è molto molto amato. Tant'è vero che proprio lì stanno sviluppando e portando avanti lo spin-off, se vogliamo chiamarlo, ma non è un vero e proprio spin-off, dovrebbe essere un vero e proprio remake, credo, da come si è capito, delle avventure di Goldrake. Remake oppure un sequel, non si è ancora capito bene. Comunque sia, stanno progettando e sviluppando in collaborazione con il maestro Gonagai delle nuove avventure ispirate appunto al nostro amico Goldrake, il difensore di Fleet e della Terra. Bene ragazzi, dopo questo preambolo direi che è il momento di aprire la scatola e vedere cosa ci aspetta in queste fasi di montaggio. Ecco qua, allora speriamo di non avere sorprese come l'altra volta dove abbiamo trovato un pezzo graffiato. Allora, questo è il 27, come vedete lavoreremo ancora sull'avambraccio. Questo è il 24, dove abbiamo il famoso snodo del braccio con i missili perforanti, tanto contestato e poco amato. Qui abbiamo l'altra parte dell'avambraccio nel 26, e qui il 25 troviamo le Iron Cutter, ovvero le lame che vanno sull'avambraccio appunto per simulare l'arma vista nell'anime. In pratica andremo ad operare sui fascicoli 24, 25, 26 e 27. Adesso io mi organizzo, vi faccio vedere la solita anticipazione relativa ai fascicoli e ne parliamo insieme. Allora, fascicolo 24, come potete vedere abbiamo la solita impaginazione. In questo caso parleremo dell'articolazione del gomito sinistro. Allora, c'è molta polemica su questa questione delle articolazioni, perché come tutti voi ormai sapete, chiaramente l'articolazione sviluppata per il lancio dei missili perforanti è poco estetica in tutte le altre pose, quindi molti sono preoccupati, specialmente sul gruppo Facebook, che questa sia la soluzione finale, che non metta poi in calendario la fornitura di un nuovo pezzo come quello visto sul prototipo, che era sicuramente diverso e molto più gradevole. Allora, io non ho notizie fondate su questo, vi posso solo dire che al momento mancano ancora 3 uscite in Giappone per completare l'opera.
probabilmente, per come la vedo io, verrà fornito entro queste 3 uscite. Se ciò non fosse, è probabile pure che abbiano pensato gli addetti al marketing di Hachette Japan di posticipare magari l'uscita di quel pezzo nella fornitura che comprenderà le parti del Great Mazinger, perché in quel modo fidelizzerebbero tutti i clienti a proseguire anche per la collezione del Great, visto che dovrebbero recuperare il pezzo del Mazinger Z. Quanto questo sia vero, quanto sia giusto nei confronti della clientela non lo so, non mi ci posso nemmeno addentrare, perché chiaramente è normale che ogni società cerchi di portare a sé più guadagni possibile, quindi noi è chiaro che dal punto di vista del cliente ci risentiamo, però è anche vero che loro usano delle strategie di mercato appunto per cercare di continuare ad avere le vendite. Quindi ragazzi, purtroppo si sa che il commercio non è sempre così a favore di chi compra, spesso è molto più a favore di chi vende, e questa purtroppo è una regola del mercato contro cui non possiamo far nulla. Allora abbiate fede e poi vedremo, insomma. Poi al limite ormai con tutte queste stampanti 3D che girano, qualcuno in grado di modificare diciamo il giunto e per crearne una ad hoc si troverebbe sicuramente, quindi non disperate, in qualche modo si farà. Resta il fatto che comunque è un bellissimo modello, quindi chi già sento che vuole vendere solo per questo secondo me sbaglia, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole ovviamente. Allora, articolazione appunto del gomito sinistro, come vedete ci saranno poche fasi di assemblaggio molto semplici, quindi saremo anche molto veloci nel farlo, ok? E avremo questa diciamo conclusione qui del braccio. Poi per quanto riguarda tutti i vari inserti si parla delle croci del sud, quindi quelle armi che sono diciamo evolute quando è arrivato il Jet Scrander diciamo nuova versione, chiamiamolo così, ok? Per quanto riguarda i nemici c'è il mostro meccanico Jinrai S1, qui le solite piccole schede che parlano delle varie sequenze dell'episodio, e poi c'è come al solito diciamo la finestra che ci parla di quello che troveremo nel prossimo fascicolo, che andiamo subito a vedere. Eccolo qua, fascicolo 25, le scurie atomiche. Vi ricordo come sempre ragazzi di verificare sempre la presenza di tutte le parti allegate controllando con questo elenco che trovate qui sulla pagina. Vi ricordo anche di fare come sempre la raccolta differenziata, perché è una cosa che siamo in dovere di fare per mantenere il nostro mondo pulito, quindi ci costa poca fatica e ci darà molti benefici in futuro, quindi mi raccomando fatelo. Dico specialmente agli amici più giovani che magari sono più propensi a queste cose, quelli più vecchi so che molti sono restii a queste novità, ma anche loro si devono adattare, perché purtroppo non possiamo lasciare a chi viene dopo di noi il mondo inquinato, quindi mi raccomando fatelo. Allora, come vedete anche in questo caso il montaggio è molto semplice, ci saranno i soliti magneti da inserire dentro e poi potremo fare la prova per vedere come si tengono. Qui si parla del dottor Yumi, nuovi mostri meccanici, 3 fratelli Aeros, e poi un bellissimo schizzo sempre questa volta è dello studio Toei, dove evidentemente qualcuno abbozzava dei disegni non fatti dal maestro Nagai. Qui vediamo i pezzi presenti nel prossimo numero, che andiamo a vedere. Fascicolo 26, in questo caso monteremo l'avambraccio destro, sono gli stessi passaggi che abbiamo già visto per quello sinistro, quindi non c'è nessuna novità particolare. Qui si parlerà in dettaglio del Jet Builder, che tra l'altro sarà uno degli oggetti dati in regalo a chi si era abbonato entro una certa data, come ricorderete, no? Come diciamo bonus per gli abbonati. Qui il mostro meccanico Daima U5, sempre delle strisce che riguardano l'episodio, e poi si parla di Afrodite A. Prossimo numero, ancora l'avambraccio destro. Ecco qui il fascicolo 27. Con questo completeremo gli avambracci
del robot. Anche in questo caso sempre cose già fatte in pratica, quindi non dovremo avere difficoltà. Mostro meccanico Belgas V5, ancora strisce relative agli episodi. Bellissima immagine a doppia pagina del Mazinger Z disegnata da Go Nagai. Queste sarebbero veramente da incorniciare, ragazzi, però bisognerebbe smantellare il fascicolo. Qui si parla dei 3 professori, ok, che fanno parte dell'Istituto di Ricerche Fotoatomiche, e qui si parla di quello che troveremo nel prossimo numero, che non è allegato a questo invio, e dove avremo il secondo snodo dell'altro braccio, ovviamente, quindi in realtà non finiremo con questo giro ma con il prossimo. Ecco qua, ragazzi, queste sono le parti invece allegate. Come vedete nulla di nuovo, tranne lo snodo, che lo affronteremo per la prima volta, ma non dovrebbe comportare difficoltà particolari. Quindi a questo punto io direi di lanciarci nel montaggio, ma non prima di ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete anche un like al video se ritenete che vi possa, cioè che vi sia stato utile nell'affrontare le fasi di montaggio del Mazinger Z. Condividete il più possibile i video anche con i vostri amici e conoscenti, in modo da far conoscere questa opera a chi ancora magari non la conoscesse. E vi ricordo anche di seguire i profili del canale su Instagram e Twitter, dove troverete anche argomentazioni che non sempre sono legate a quello che porto sul canale, ma che comunque fanno parte delle cose che mi appassionano. Stessa cosa per il profilo Facebook del canale, quindi la pagina dell'Andrew Riker Channel. Bene. Allora, voglio ancora ricordarvi una cosa, di visitare il profilo Instagram dell'amico Giampo, ovvero il Mazinga Z Italia, profilo Instagram che è ricco di informazioni riguardanti il nostro amato robottone e un po' tutti i robot che fanno parte del mondo nagaiano e non, una fonte di informazioni e di novità sempre molto aggiornata, a cui veramente vi esorto a iscrivervi e a visitarlo. Voglio ringraziare in modo particolare anche Otaku Style, lo youtuber spagnolo che ci sta dando tutta una serie di novità, in quanto lui frequenta di persona il Giappone e quindi riesce a percepire diciamo come news tutte quelle informazioni che riguardano anche le nuove uscite, tra cui appunto quelle del Great Mazinger di prossima uscita, e che speriamo continui a fornirci sempre nuovi dettagli. Quindi ciao Otaku, grazie, muchas gracias. E a questo punto non ci resta che passare alle fasi di montaggio. Machine go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Eccoci qua, allora fascicolo 24, cominciamo innanzitutto prendendo il pezzo 02402, ok? E vi andiamo ad inserire l'o-ring sull'apposita scanalatura. Quindi prendiamo l'o-ring, eccolo qua, e semplicemente lo andiamo ad inserire. Ecco qua, verificate che tutto sia inserito nella scanalatura in questo modo. Poi prendiamo il giunto sferico, eccolo qui, lo andiamo ad applicare nel buco qui presente di forma quadrata, ok, in questo modo, e utilizziamo una vite lunga delle 2 tipi che ci sono stati forniti per bloccarlo in posizione dall'altro lato. Quindi prendiamo il cacciavite, prendiamo una vite lunga e tenendolo in posizione con il dito andiamo a bloccarlo. Vi ricordo sempre che quando avvitate sulla plastica, come in questo caso, è opportuno girare lentamente per evitare che possa mangiarsi via troppo materiale. Eccolo qua, in questo modo. A questo punto recuperiamo il braccio sinistro, eccolo. Come lo riconosciamo? Beh, basta metterlo in questa posizione e vedrete che la parte qui di questa asola dovrà mostrarsi in questo modo. Quindi diciamo rimane abbastanza semplice da identificare, e ci andiamo ad innestare sopra il pezzo che abbiamo appena assemblato, ok?
ci va semplicemente per incastro. Ecco qua, cerchiamo chiaramente di far collimare i buchi. L'allineamento lo verificate da questa parte. Una volta fatto ciò, andiamo a prendere il perno in acciaio che servirà per fare da giunzione tra le parti, ok? Questo qua è il 2401. Lo prendiamo dalla parte, questa qui appiattita, vedete c'è una parte fatta un po' rettangolare piatta, lo teniamo con le due dita così e lo andiamo ad innestare dentro. Attenzione, bisogna guardare come è fatto il dentro qui del foro, perché la sua forma è condizionata, quindi se lo mettiamo nel verso sbagliato non entra, vedete? È un po' acciaccata ai lati, vedete? È dritta sui lati, da questo lato e da quest'altro lato qua, quindi anche il perno lo dovremo orientare seguendo quella direttiva lì, perché anche il perno, come vedete, ha le parti laterali appiattite, ok? Lo inseriamo e lo facciamo andare dentro, aiutandoci magari con la punta di un cacciavite, come suggeriscono sul fascicolo, cioè no, con la punta, con diciamo il manico del cacciavite. In questo modo l'operazione non è molto facile, nel senso che il perno è piuttosto duro. Allora, quando siete sicuri che è in posizione in maniera corretta, potrete anche appoggiarvi da qualche parte, mettere la punta del cacciavite sopra, alla parte diciamo da dove infilate il perno, facendo attenzione a non fare danni. Lo tenete in posizione, adesso lo faccio vedere un pochino meglio, ecco qua. Lo tenete in posizione, come vedete io l'ho anche tirato fuori un attimo dalla copertura metallica, no? Per evitare appunto che possa graffiarsi qualcosa, e poi battete sopra leggermente così per farlo entrare. Il risultato si ottiene quando è perfettamente entrato il pernetto più piccolo da quest'altro lato, ok? Quindi prestate attenzione a questa fase perché è delicata, forse è l'unica delicata di tutto il montaggio. Poi una volta fatto, chiaramente possiamo reinserire tranquillamente il pezzo rosso in posizione, eccolo qua, e chiaramente il meccanismo dovrà fare questo movimento qua, ok? A questo punto prendiamo la copertura in plastica, la 2403. Questa dall'altro lato, come vedete, ha la forma condizionata, vedete il rettangolo, quindi andrà inserito in maniera corretta nel rettangolo metallico del perno che abbiamo appena inserito, ok? Sperando che sia posizionato bene, dovrebbe entrare correttamente. Ecco qua. Una volta entrato, la bloccheremo in posizione su questo foro mediante una vite di quelle corte, la 2407. Ecco qua. Devo dire che il meccanismo diventa abbastanza duro, forse anche troppo, quindi attenzione, muovetelo con una certa delicatezza, ok? Una volta che abbiamo ottenuto questo pezzo, come vedete rimane leggermente sollevato perché comunque diventa estremamente duro e quindi nella fase di avvicinamento, vedete, tende a ritornare in una posizione un pochino più aperta. Presumo che sia un difetto che si annullerà man mano che ci giocheremo, nel senso che a furia di fare il movimento di apertura e chiusura sicuramente nel tempo si allenterà e diciamo l'avvicinamento diventerà un pochino più ottimale, ok? Ma comunque se le giunzioni del gomito rimarranno queste non dovrebbe essere un problema nemmeno in quel caso, perché comunque una volta accoppiato con l'avambraccio non dovrebbe rimanere troppo visibile. Nel caso ci diano delle nuove articolazioni del gomito, quindi in sostituzione di questo, per chi non vuole metterlo in questa posa del lancio dei missili, visto che c'è già la predisposizione per l'innesto rapido, chiamiamolo così, io penso che il problema si annullerà comunque, quindi non dovremo avere problemi di questo genere. Allora a questo punto recuperiamo l'avambraccio sinistro, ok?
lo mettiamo in posizione in questo modo rispetto al braccio e mandiamo a far entrare il giunto sferico qui dentro, ok? Ecco qua, in questo modo, ok? Come vedete regge tranquillamente il peso, e se vogliamo fare una prova possiamo anche provare la posa del lanciamissile, ok? Che sarebbe questa. Vi posso dire che il braccio così assemblato ha già un certo peso, quindi a livello di materiali sicuramente non manca la cosiddetta zama, ovvero il metallo die cast. Ecco, come vedete in posizione di chiusura alla fine tendo un pochino a coprire, perché c'è comunque la curvetta dell'avambraccio, non copre completamente, però insomma la parte posteriore se non altro sì. Quindi vedremo poi in seguito come andrà la cosa. Bene ragazzi, a questo punto non ci resta che passare al fascicolo successivo, ovvero il fascicolo 25, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Eccoci qua amici, allora in questo fascicolo 25 monteremo le scuri atomiche. Allora, montaggio abbastanza semplice, anche se come sempre richiede comunque un po' di attenzione. Allora, la prima cosa, identifichiamo bene tutti i pezzi. Abbiamo le lame vere e proprie, che sono identificate da un numero 1, entrambe, ok? Perché in effetti sono uguali. Mentre poi tutte queste altre, come vedete, hanno delle lettere differenti, A, B, C e D. La D non si vede, ma c'è, aspettate, eccola qua, è D. Ok? Allora, la prima cosa da fare, prendiamo una delle lame e prendiamo il pezzo numero serigrafato con la lettera A, in questo modo, ok? Andiamo ad inserire il pezzo della lama in corrispondenza dei perni presenti sul pezzo serigrafato A, seguendo questa forma, vedete? Guardate bene la forma dei pezzi. Questo va semplicemente a pressione, ok? Quindi è molto molto semplice. A questo punto prendiamo due dei magneti che ci sono stati forniti, eccoli qua. Vi ricordo che hanno la lettera stampata sopra, la S, vedete? Questo serve per orientare il flusso del campo magnetico del magnete stesso, quindi in base a come lo girate può attrarre o può respingere, ok? Quindi è importante metterli in un certo modo. Come dobbiamo metterli? Seguendo le istruzioni ci dice di metterlo con la S rivolta verso l'interno della lama. Quindi adesso ne separiamo due dal mucchietto in cui ci sono state date. Ecco qua. Vedete la S? La inseriamo qui, che guarda con la S verso la lama, ok? Quindi verso questo lato, ok? Mentre da questo lato il magnete non dovrà mostrare nessuna lettera. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro alloggiamento, quindi sempre controllando la lettera S lo andiamo a mettere dentro e il gioco è fatto. Ora prendiamo il pezzo con la lettera B, ok? Come vedete a questi perni andrà inserito qua dentro. Ecco, come avete visto, l'attrazione magnetica è talmente potente che, guardate, si sono riunite tra loro. Cioè, incredibile. Vabbè, adesso le rimetto a posto e poi ci vediamo dopo. Eccoci tornati con i magneti rimessi di nuovo nella loro giusta posizione. Ecco qua. Adesso dovremo mettere appunto la copertura, quella che è serigrafata con la lettera B. Eccola qua. Allora bisogna applicare della colla da modellismo in questi punti, vedete dove sono applicati questi perni qui. Su ogni perno mettiamo un goccino di colla. Lì indica di farlo con stuzzicadenti per precisione, ma io ho questa colla qui che ha il suo
bel diciamo pennellino, e dovrebbe essere comunque sufficientemente piccolo per poter fare l'operazione allo stesso modo senza ricorrere allo stuzzicadenti, ok? Non ne mettete tanta, perché il risultato dell'incollaggio non dipende in maniera stretta dalla quantità di colla, ma più da come viene applicata sul punto, ok? Una volta applicata la colla, giriamo il pezzo, lo mettiamo nella giusta posizione, facciamo combaciare chiaramente anche i magneti in maniera corretta dentro i loro alloggiamenti superiori, e poi scendiamo delicatamente, premiamo sopra i punti dove sono i perni fino a ottenere l'incollaggio. Ovviamente la colla servirà qualche secondo per fare effetto. Ecco qua. Ripetiamo l'operazione per la seconda lama, allo stesso modo come abbiamo fatto con la prima. Posizioniamo i magneti. Attenzione, perché nel momento che mettete la copertura sopra nella lama, i magneti in alcuni casi potrebbero girarsi, perché è capitato anche ad alcuni, e ve ne accorgerete perché quando andate ad applicare la lama sul braccio vi resterà storta, non andrà perfettamente in linea con il braccio. Quello perché uno dei due magneti probabilmente va in repulsione invece che in attrazione, ok? Allora in quel caso dovrete cercare di riaprire senza far danni la lama per girare la calamita, oppure se quello diventa complicato, per ovviare al problema dovreste aprire l'avambraccio e spostare il verso della calamita dentro all'avambraccio, cosa forse che rimane più semplice, perché la lama una volta incollata si rischia di far danno, ok? Quindi attenzione, per non avere queste problematiche controlliamo sempre con quale verso mettiamo la lettera S, ok? Che vi ricordo va orientata verso la lama, e soprattutto verifichiamo nel momento della chiusura che non ci sia qualche capovolgimento, perché vi assicuro che è molto facile che possa accadere. Allo stesso modo prepariamo la copertura, in questo caso quella con la lettera D, mettiamo la colla sui perni, oppure possiamo mettere la colla anche direttamente nei fori qua, la stessa cosa, e poi procederemo a chiudere. Anzi, io credo che farò proprio così, la metterò sui fori perché sicuramente è più facile. Una volta applicata la colla, prendiamo la parte superiore, controlliamo bene i magneti che rimangano nel loro verso e cerchiamo di chiudere il tutto. Ecco qua. In questo modo abbiamo fatto gli iron cutter, comunemente conosciute in Italia come scuri atomiche. Aspettiamo ovviamente qualche minuto prima di provarle, in maniera tale che la colla possa asciugarsi completamente. Per migliorare l'incollaggio ed evitare che qualcosa rimanga magari un po' sollevata, potete usare delle mollette, come ho fatto io, per tenere i pezzi chiusi bene, ok? In maniera da fare in modo che l'incollaggio venga in maniera ottimale. Potete mettere in vari punti, soprattutto nei punti dove vedete che tende più ad aprirsi, ok? Poi vedremo dopo, quando l'incollaggio sarà perfetto, come si metteranno sul braccio. Quindi per il momento le lasciamo qui a riposo e possiamo passare direttamente al montaggio del fascicolo successivo, che è il 26. Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops.
He fights evil and works for happiness. Our Mazinger Z. Fascicolo 26, procederemo con l'assemblaggio dell'avambraccio destro. È un'operazione che è molto simile a quella che abbiamo già fatto per l'altro avambraccio, quindi non avremo difficoltà particolari in quanto già l'abbiamo visto fare. Quindi anche io qui solverò, diciamo, in maniera più veloce la cosa, perché chiaramente sono le stesse identiche fasi fatte in precedenza per l'altro braccio. Ok? Allora, prendiamo il pezzo 2602, 2606 e 2603. Mettiamo il 2602, che è questa boccola di gomma qui all'interno, ok? Come abbiamo fatto anche la volta scorsa. E andiamo a chiudere il tutto con il pezzo 2603 in questo modo, ottenendo questo. Ok? Quindi molto veloce, molto semplice. Poi prendiamo l'avambraccio metallico, ok? Lo orientiamo in questo modo e andiamo a posizionare il pezzo così fatto sopra questi 4 perni qua, avendo cura di orientare la parte forata verso la parte ondulata qui sopra dell'avambraccio, ok? Si va a posizionare praticamente da solo. A questo punto prendiamo 4 viti, quelle che ci sono state fornite, e andiamo a bloccare in posizione. Sono viti flangiate, vedete? Hanno praticamente una specie di rondella già incastonata. Le andiamo a posizionare sul foro e cominciamo ad avvitare. In questo caso andiamo ad operare sul metallo, se volete potete anche lubrificarla un po', però sinceramente non mi sembra necessario questa volta, perché comunque vedo che va giù abbastanza bene. Però per diciamo sicurezza chiaramente cerchiamo di non avvitare troppo velocemente, ok? Quindi avvitiamo in una maniera abbastanza delicata. Ecco qua. Proseguiamo togliendo dalla sprue, quindi da questo rettangolino di plastica, i contenitori dei magneti, ok? Lo facciamo con un cutter. Ecco qua. E ci andiamo ad infilare dentro 2 magneti, in questo caso, e li andremo a posizionare dentro l'avambraccio. Anche questa volta andremo a posizionare il magnete con la S rivolta verso l'esterno del pezzo, come abbiamo fatto la volta scorsa in occasione del montaggio dell'altro avambraccio. Così. Ricordate che è importantissimo il posizionamento nel verso corretto del magnete per ottenere poi l'aggancio degli iron cutter oscuri atomiche, che dir si voglia, insomma, vedete voi. Una volta assemblati riprendiamo nuovamente l'avambraccio che stiamo montando, prendiamo uno dei portamagneti completi di magnete e lo andiamo ad ancorare al suo interno. Prima di farlo chiaramente però vi consiglio di passare prima la vite all'interno, ok? E di lubrificarle in maniera da avere l'operazione più agevolata. Ecco qua.
Procediamo allo stesso modo per piazzare anche il magnete dall'altro lato. Ecco qua. Ok, si conclude così questa fase di montaggio. A questo punto passiamo direttamente al prossimo numero, che è il 27 ed ultimo anche di questo invio. Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Fascicolo 27. Allora procediamo come precedenza a rimuovere il portamagneti dalla sprue, sempre usando un cutter. Io ragazzi uso questo qui a pinzetta, ma potreste usarne anche tranquillamente uno di quelli normali, tipo bisturi, non ha molta importanza. Questo chiaramente facilita un po' la cosa. Allora, anche in questo caso ci andiamo ad inserire due magneti. Dovremmo metterlo con la lettera S che risulti visibile. Ecco qua. Facciamo la stessa cosa anche sull'altro. Li mettiamo momentaneamente da parte, prendiamo il giunto sferico e la sua base, ok, eccoli qua, li uniamo tra loro e poi utilizziamo le viti lunghe, quelle 2708, compresa cioè la vita lunga 2708 completa di rondella 2707 e di dado 2706 per accoppiare il tutto. Prendiamo la vite lunga, ci inseriamo dentro la rondella in questo modo, ok? La prepariamo sul cacciavite. Qui sotto invece andremo ad inserire, vedete c'è già la forma, andremo ad inserire il dado, così, lo terremo fermo in posizione con il dito, gireremo il pezzo e poi andremo ad inserire la vite all'interno. Ecco qua, non esagerate con la stretta perché non è necessario stringere troppo forte, altrimenti rischiamo di spaccare qualcosa. Ok? Come vedete la vite comunque esce già fuori un po', quindi è sufficiente. Poi basta insomma vedere che non ci sia gioco e la cosa va più che bene. Ora riprendiamo diciamo i portamagneti, ok? Prendiamo le viti dotate di rondella incorporata, ok? Queste flangiate, le lubrifichiamo un pochino e andiamo a portare anche questo portamagnete all'interno dell'avambraccio. Chiaramente inseriremo prima la vite nel pezzo per facilitarci un po' l'operazione, perché come potete vedere, venendo attratta dal magnete, non è proprio la cosa più semplice del mondo da posizionare. Ecco qua. Prendiamo questa parte dell'avambraccio, quella dove c'è l'inserto dentro in plastica anche, vedete? E andiamo a posizionare la nuova scatolina portamagnete.
Ecco qua, facciamo la stessa cosa con l'altra scatolina. Ecco qua. In questo modo avremo tutti e 4 i magneti posizionati. Una volta completato questo passaggio andiamo a prendere il giunto sferico assemblato con il suo piattino, ok? Lo andiamo ad inserire all'interno di questa svasatura interna, vedete? Vi ricordo anche in questo caso che c'è una tacca sia sulla parte metallica dell'avambraccio e sia sul dischetto del giunto sferico, vedete, da tutti e 2 i lati, quindi è importante far combaciare quella tacca con la superficie, con quella presente nella superficie metallica dell'avambraccio. Ok, lo vedete, perché una volta che è posizionata chiaramente non potrete girarlo. Bene, prendete anche la parte di copertura a questo punto, l'andiamo a, diciamo, far collimare anch'essa con il resto del pezzo, prendendolo così, proviamo a girarlo, se non gira, se non fa nessun altro movimento è ok. Ok, a questo punto prendiamo 4 viti di quelle un po' più piccoline che ci sono state fornite, queste senza la flangia, ok, e le andiamo a utilizzare qui per chiudere l'avambraccio nei 4 punti predisposti. Chiaramente io vi consiglio di lubrificare le viti per questo passaggio. Anche in questo caso stringiamo con il sistema a croce, come già vi ho spiegato nelle altre occasioni, in maniera tale che l'accoppiaggio delle parti avvenga in maniera migliore. Abbiamo prima messo la vite da questo lato, adesso la mettiamo da quest'altro lato opposto, vedete? Chiaramente è possibile anche avvitarle in una sequenza diversa, però secondo me per una migliore, diciamo, tiraggio delle parti utilizzare il metodo a croce è una buona cosa, sicuramente migliore, quindi io vi consiglio di farlo. Ecco qua, anche l'avambraccio destro è concluso ed ecco qui anche le scuri atomiche montate. Chiaramente sono magnetiche, quindi sono facilmente rimovibili, vedete? Si applicano da sole, vanno già in linea da sole. L'importante è posizionare bene i magnetini al loro interno, sia nell'avambraccio e sia nelle scuri vere e proprie. Come al solito vi penserà qualche vite, mettetela da una parte perché può sempre servire nei montaggi magari successivi, non lo sappiamo, quindi è sempre bene metterle da parte. Nel prossimo invio chiaramente avremo un nuovo aggiunto da mettere qui sopra in maniera da poter assemblare anche quest'altro braccio, e poi potremo dire che per il momento le braccia sono quasi complete, mancherebbero le mani, quindi chiaramente non ci sono ancora state fornite, ma vedremo più avanti. Ovviamente c'è la polemica, come ho detto anche in precedenza, di questi diciamo snodi per i gomiti. Io sinceramente ragazzi penso che verranno forniti dei snodi aggiuntivi, perché questi sono chiaramente progettati solo per la fase del lancio dei missili perforanti. Non ha molto senso lasciarlo per tutto quanto, visto che comunque il modello è predisposto per uno sgancio rapido delle parti, perché come vedete basta tirare e si separano, quindi non avrebbe senso farlo in questo modo se poi non c'era la possibilità di inserire un diverso tipo di snodo. È pure vero che delle volte le scelte editoriali sono strane e magari potrebbero aver fatto
qualcosa di diverso in fase finale di progettazione. Vedremo ragazzi, vedremo con gli ultimi numeri che stanno per essere diciamo spediti lì in Giappone. Ormai a loro gliene mancano 3 per completare, e poi, come vi ho detto, passeranno alla realizzazione del grande Mazinga, e speriamo anche noi di poter fare altrettanto. Come sapete già dal video che ha fatto poco fa il giornalista, c'è anche un modo alternativo, volendo, di acquistare il grande Mazinga direttamente dal Giappone attraverso il sito che segnala il nostro buon Massimo sulla sua live. Quindi se siete interessati magari a farlo in anteprima, potete direttamente seguire il suo video e sapere come fare. Per tutti gli altri, se volete aspettare la possibile uscita italiana, cosa ancora, ripeto, per il momento non garantita, allora in quel caso dovremo aspettare e vedere che succede. Noi tra l'altro siamo ancora all'inizio del Mazinga Z, quindi è chiaramente impossibile che venga proposto subito qui da noi. Ci sarà comunque da aspettare almeno l'approssimarsi della fine del Mazinga Z, così come hanno fatto in Giappone, dove hanno aspettato gli ultimi numeri per annunciare l'uscita del grande Mazinga. E poi chi lo sa, successivamente forse anche il mitico Goldrake, noi lo speriamo, diciamo, fortemente. Bene ragazzi, io vi ringrazio come sempre per la visione, spero di esservi stato utile con questi consigli di montaggio, ma ovviamente questa volta non c'era molto da dire perché erano praticamente le ripetizioni di ciò che avevamo fatto già in precedenza, tranne qualche piccolo passaggio, e quindi diciamo l'operazione sicuramente vi è risultata più agevole a tutti avendola già fatta una volta. Vi chiedo come al solito di mettere un pollice in su al video, di iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto, e di seguire come sempre la pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel, di mettere un segui e un mi piace anche lì. Stessa cosa sugli account Instagram e Twitter, dove vi ricordo pubblico anche delle cose che non sono sempre legate a quello che porto qui sul canale. Delle volte ci sono anche delle altre tipi di diciamo articoli o informazioni derivate dalle altre passioni che ho, o delle cose che comunque ritengo importanti e da condividere con voi. Bene ragazzi, io vi ringrazio come sempre l'amico Giampo del Mazinga Z Italia su Instagram, e vi ricordo di seguirlo appassionatamente perché fornisce sempre molte informazioni utili. Vi ricordo anche di, come sempre, di seguire i canali dei maestri robotici per eccellenza, ovvero il canale dei robotti del giornalista e Potere Robotico, dove sicuramente avrete molte sorprese, nozioni e curiosità varie legate al mondo dei Chocokin. E inoltre, per seguire ogni novità del Mazinga Z e del grande Mazinga Z, vi ricordo anche di seguire il canale Instagram del mitico, e anche il canale YouTube del mitico Otaku Style, lo youtuber spagnolo che ci sta dando molte news su queste proposte editoriali della Shet, che ce le fa arrivare qui da noi in anteprima, grazie al fatto che lui molto spesso si trova in Giappone, anche perché, come chi di voi già lo conosce, avete visto che ha una compagna, credo sia giapponese, quindi per forza di cose è molto più legato al mondo del Giappone rispetto agli altri, ed è in grado anche chiaramente di tradurre senza problemi quello che viene detto e scritto in giapponese. Bene ragazzi, un saluto a tutti, vi do appuntamento al prossimo video. Majin Go Palderon, come dice il nostro amico giornalista Ikochi. Ciao a tutti ragazzi.